Привет, друзья! У вас был случай, когда не удается отклеить какую-либо этикетку с какой-нибудь бутылочки или с какой-либо продукции? Такое часто бывает. Связано это с качеством этикетки, вернее, с качеством клея этой этикетки. Сегодня мы с вами едем на фабрику, которая производит первоначальное сырье, то есть саму этикетку, у которой потом закупаются дистрибьюторы, и уже у этих дистрибьюторов закупается типография, которая на этих этикетках печатает все, что угодно. Ну так вот, сегодня постараемся вникнуть в мир этикетки. Уверен, что будет очень интересно. Ехать мне 2,5 часа. Для вас это будет намного проще и намного быстрее. Интернет это позволяет. Добрый день. Сегодня мы находимся в компании Italstick. Italstick производят этикетки любого типа и любого размера. В основном они производят этикетки не в рулонах, а в листовом виде. Ну, я думаю, подробнее нам расскажет коммерческий директор данной компании. Зовут ее Маринелла Пинотти. Прошу любить и жаловать. Italstick è stata fondata nel 2011 e io sono uno dei soci fondatori, per cui lavoro per Italstick dal 2011. L'esperienza sul settore dei materiali autoadesivi è ancora però precedente e quindi sono più di 20 anni che lavoro nel settore della carta autoadesiva. Вы сказали, что с 2011 года вы в числе тех, которые создали эту компанию. Не могли бы вы сказать, что было до этого? Italstick è nata dopo che l'azienda che si chiamava Diaures ha chiuso per problemi legati alla crisi finanziaria del 2008-2010 in tutta Europa. Una parte dei lavoratori della Diaures che credevano particolarmente in questa produzione e nel mercato che era molto forte, il mercato europeo, hanno deciso di acquistare la parte che riguardava la produzione di carta autoadesiva. Quindi per questo nel 2011 è stata creata Italstick come forma di cooperativa e con soltanto soci fondatori, cioè non dei dipendenti ma dei soci. Это вы сделали самостоятельно или была какая-то государственная помощь? L'abbiamo fatto parzialmente per conto nostro e si chiama Workers Buyout. E abbiamo avuto l'aiuto non esattamente dello Stato, ma della Lega delle Cooperative, che è un consorzio di cooperative, appunto, che aiuta anche finanziariamente le start-up, la costituzione delle nuove cooperative, entrando anche nel capitale sociale come socio prestatore. Какие преимущества для вашего конечного клиента в том, что вы кооператив? Ma il vantaggio che noi diamo come Italstick e quindi anche come cooperativa è che siamo principalmente soci e questo vuol dire che ci interessa particolarmente in prima persona che il lavoro sia fatto bene, che la produzione sia al meglio delle nostre possibilità, per poter dare un'offerta anche personalizzata, anche molto a misura di ogni singolo cliente, di ogni paese.
То есть, получается, вы не начинали с нуля, вы, в вашем пакете были клиенты, которые уже были у Diaures, или вам все-таки пришлось начать с нуля? Certo, abbiamo cominciato da zero, ma partendo dalle conoscenze che avevamo, perché le persone sono sempre le stesse. Io ero la responsabile estero per la Diaures e sono diventata responsabile estero per Italstic. Pertanto avevo un mio gruppo di clienti fidelizzati, per cui pian piano, non immediatamente, ma pian piano sono riusciti a recuperare tutti i clienti che avevamo con Diaures e anche aggiungendo nuovi clienti, nuove aziende, perché intanto il mondo della carta è sempre in evoluzione, per cui c'erano state acquisizioni, c'erano state chiusure, eccetera, però abbiamo acquisito quasi il 100% dei clienti esteri che avevamo con l'azienda precedente. Отлично. Так получается, вы с одной стороны начали с нуля, но с другой стороны вы, сделав кооператив и оставив тех же рабочих, вы не потеряли ваш ноу-хау, ваш опыт. No, assolutamente, e questa è stata la base della decisione di costituire una nuova azienda in un periodo comunque abbastanza critico ancora per l'economia europea. Ma noi tutti quanti avevamo una esperienza specifica in questo settore, quindi sapevamo comunque benissimo come muoverci. Io da un punto di vista di vendita estero, i responsabili vendite Italia, il direttore degli acquisti, il direttore di produzione e il direttore finanziario. C'erano tutti i personaggi chiave per avere tutte le competenze per una nuova azienda. Что касается сегодняшнего дня, получается, прошло 10 лет, если я не ошибаюсь. Какой скачок вы сделали? Сколько на сегодняшний день зарабатывает компания Italstic? И из этого вашего заработка сколько приходится на заграничных клиентов? Sì, quest'anno è il nostro 10° anno. Esattamente a marzo 2021. Siamo partiti naturalmente con delle perdite, perché le start-up difficilmente riescono ad avere subito un fatturato utile per coprire tutte le spese, eccetera, eccetera. Quindi possiamo dire di aver avuto una certa evoluzione positiva. Siamo partiti con 24 soci fondatori e siamo oggi 30 persone e stiamo facendo degli importanti lavori di ristrutturazione che ci permetteranno di avere sia una produzione, di incrementare la produzione, che di migliorare tutte le fasi di taglio, di imballo, di carico e scarico, eccetera. Вы не ответили на вопрос какой на сегодняшний день у вас приход и какова в процентном отношении за граница. Il fatturato appena cominciato nel 2011-2012 era meno di 1 milione di euro. Nel 2020 abbiamo fatto 8 milioni di euro, di cui il 75% con l'estero. Когда я подъезжал к фабрике, я увидел перед фабрикой большой кран и что вы проводите работы на крыше. Это очень интересно. Мне уже вы рассказали. Не могли бы вы рассказать, что вы там делаете? Avevamo necessità di avere la proprietà dell'immobile prima di tutto, prima di cominciare i lavori. Quindi il primo passo è stato quello di acquisire l'immobile. Poi abbiamo immediatamente cominciato i lavori di ristrutturazione del tetto e, cosa importantissima, sostituzione di parti in Eternit, in amianto, materiali con amianto, che devono essere assolutamente smaltiti e verranno sostituiti con un impianto fotovoltaico per la nostra produzione di energia elettrica. Marinella,
Вы можете рассказать о продукции, которую вы на сегодняшний день предлагаете вашим клиентам, и какие у вас preimущества? Italstick produce una vasta gamma di materiali autoadesivi per le etichette e per la stampa, offset e tutti i tipi di stampa, compreso gli ultimi tipi di stampa digitale. Siamo specializzati nella produzione in foglio, in formato, tutti i formati principali europei, e diamo un prodotto in pacco, in pallet, con delle quantità a seconda di quello che chiede il cliente. Questo perché? Perché Italstick è in grado di essere molto flessibile sia nella produzione interna che nel taglio che nell'imballo. Possiamo quindi dare al cliente un prodotto a lui congeniale, quindi quantità anche medio-piccole. In una stessa spedizione possiamo mettere moltissimi prodotti di diverso tipo. Il pacco, l'imballo può essere personalizzato con delle quantità come viene richiesto dal cliente, e questo è una caratteristica legata proprio anche al fatto che Italstick è un'azienda medio-piccola, è un'azienda formata da soci che lavorano direttamente nell'azienda, per cui si preoccupano particolarmente della qualità, dell'aspetto dei materiali, delle consegne, della puntualità delle consegne, eccetera. Что самое трудное в производстве этикетки? La cosa più difficile nel fare l'etichetta è che appunto l'etichetta viene applicata su tantissimi prodotti e su tantissime superfici, e noi non sappiamo esattamente quando vendiamo al cliente cosa sarà l'applicazione finale. Quindi è molto importante comunicare il più possibile al cliente le caratteristiche tecniche degli adesivi, in particolare delle colle, perché non c'è un unico adesivo che possa essere giusto per tutti i tipi di applicazione, su cartone, carta, plastica, interno, esterno, eccetera. Quindi è molto importante dare delle informazioni al cliente e ricevere anche le informazioni del cliente quando richiede, quando fa una richiesta per un'applicazione particolare. Ma noi abbiamo questo know-how e siamo molto interessati ad avere queste informazioni. Siamo disponibili a dare campionature sempre, in modo che il cliente possa fare le sue prove effettive sull'applicazione finale del prodotto che chiede. Часто бывает такое, что клиенты вас запрашивают продукцию, которая не в вашем каталоге основном. Sì, può succedere, e noi siamo molto reattivi in questo tipo di richieste e di sviluppo di nuovi progetti. Se il cliente ha una richiesta particolare per una promozione, per un'edizione, eccetera, noi siamo disponibilissimi a studiare il prodotto migliore, a consigliare la colla migliore per quell'applicazione e a sviluppare il progetto con il cliente partendo da una produzione di prova, da una campionatura, e poi andando verso, mettendo a punto il prodotto per ogni progetto particolare. Какие новинки появились в последнее время, в последние 1-2 года? La gamma dei prodotti è stata ampliata moltissimo in questi anni. Siamo naturalmente partiti con i prodotti base, che sono le carte bianche, le carte patinate, le carte anche colorate,
i film principali. Abbiamo sviluppato però una gamma di prodotti un po' su richiesta dei clienti e un po' seguendo le direttive del mercato, che sono soprattutto andare verso un prodotto ecologico, un prodotto che non disturbi l'ambiente. Quindi abbiamo dei prodotti, nuovi prodotti proprio di quest'anno sono quella che viene chiamata carta a erba, o comunque carte che vengono prodotte con i cascami, che possono essere dell'industria del caffè, che possono essere foglie, e sono naturalmente carte riciclate. È una richiesta molto forte, soprattutto da parte del mercato europeo, ma credo che si allargherà anche a tutti gli altri mercati, e quindi noi stiamo andando volentieri in questa direzione. Раз мы уже заговорили о новой продукции, которая в пользу окружающей среды, какие у вас сертификации и, может, есть какие-то отдельные сектора, в которых используются ваши защищенные сектора, в которых используются ваши этикетки? Le nostre materie prime provengono tutte da aziende certificate e noi siamo parte di questa catena di custodia, si chiama, per cui possiamo offrire un prodotto certificato, sia le carte che l'adesivo, la colla. Noi infatti usiamo soltanto colle a base acqua. Questo è anche importante perché moltissima parte della nostra produzione va all'editoria e in particolare all'editoria per bambini, quindi libri per bambini, sticker books, che è anche un nostro fiore all'occhiello, è proprio un prodotto che noi facciamo, che ci contraddistingue. Abbiamo studiato sia la colla che i formati, che sono formati per l'editoria, per la stampa, quindi non sono i tradizionali, sono particolari proprio in virtù del formato finale del libro per bambini, ed è un prodotto che ci sta dando veramente molte soddisfazioni. Oltre al materiale che viene usato per fare figurine o libri per bambini, ci sono anche prodotti che vanno naturalmente sugli alimenti, quindi abbiamo adesivi speciali specifici per i prodotti alimentari come il deep freeze, eccetera. Abbiamo adesivi che possono andare sulla pelle, quindi a uso medicale, non creano nessun problema, nessuna allergia, esattamente. E naturalmente tanti altri settori, perché le etichette ormai vanno veramente su le più svariate applicazioni. Marina, кто для вас идеальный клиент? Il nostro cliente ideale, la nostra missione, come diciamo, la nostra mission è quella di lavorare con i distributori di carte. Perché? Perché ci garantiscono la presenza capillare su ogni paese. I distributori di carta infatti hanno varie filiali nei diversi paesi e hanno magazzini dove noi possiamo fornire il nostro materiale che viene tenuto a disposizione dei clienti. Ну, насколько я понял, у вас очень много стран, и вы достаточно интернационализированная компания. Sì, certo. Quando abbiamo costituito Italstick, il nostro primo obiettivo è stato quello di recuperare i clienti che conoscevamo già, e questo l'abbiamo fatto nei primi anni. In questi ultimi anni abbiamo
cercato di ampliare sia la nostra percentuale di esportazioni che i paesi nei quali abbiamo lavorato e alla ricerca sempre di nuovi clienti. Quindi abbiamo sicuramente sviluppato una buona relazione d'affari e anche personale con i nostri clienti storici, ma e sempre cerchiamo di sviluppare nuove collaborazioni con nuovi progetti, nuovi paesi e una propria disponibilità alla collaborazione e anche allo sviluppo di nuovi prodotti, perché le applicazioni per la carta autoadesiva sono sempre maggiori, sempre diverse, sempre più particolari e noi in questo cerchiamo di dare un servizio, il miglior servizio al cliente. Может быть, именно поэтому у вас и хороший темп роста, то, что вы не закрываетесь сами в себе, как говорится, и ищите новые проекты и новых клиентов. Sì, siamo molto aperti a studiare insieme al cliente nuovi progetti o anche a studiare nuovi progetti legati alla trasformazione del mercato. In questo ultimo anno e mezzo, purtroppo, abbiamo dovuto sviluppare prodotti che potessero essere usati per il sistema sanitario nazionale e internazionale, quindi etichette per sacche di sangue, etichette per fiale, prodotti legati proprio al Covid, legati a questa pandemia internazionale. Вы меня опередили. Я как раз хотел вас спросить, как изменился ваш бизнес в последние 1,5 года, скажем так, потому что уже прошло почти год с лишним, то есть вы меня в этом опередили. Следовательно, следующий вопрос: как повлиял коронавирус на ваш сектор и какие изменения получились за эти 1,5 года? Ma in questo anno e mezzo è cambiato sempre, purtroppo, devo dire, l'approccio con il cliente. Non potendo viaggiare, non abbiamo potuto fare le visite regolari ai clienti o i fornitori non hanno potuto venire a vedere la nostra produzione, a incontrarsi direttamente. Abbiamo ovviato a questo problema con videoconferenze, naturalmente sviluppando tutta la parte digitale, con campagne anche dedicate ad aree particolari, per cercare comunque di dare sempre un'informazione al cliente, un'informazione aggiornata su quello che stiamo facendo e su quello che possiamo sviluppare insieme. Как обычно вы работаете? Вы доставляете до вашего дистрибьютора или же дистрибьютор забирает с фабрики, то есть на условиях Ex-Works? Lavoriamo normalmente a condizioni di consegna, cioè consegniamo il materiale direttamente ai nostri distributori. Quindi diamo un prodotto reso e ci accogliamo tutto quello che è il costo e anche il lavoro del trasporto. Facciamo anche delle spedizioni Ex-Works, cioè Francofabbrica, in certe aree dove magari il costo del trasporto o il trasporto stesso è più semplice da organizzare dal paese estero verso l'Italia piuttosto che dall'Italia verso il paese estero. Маринелла, какие у вас планы на ближайшее будущее или, может быть, даже дальше? L'obiettivo che ci siamo posti quando abbiamo deciso di creare Italstick era quello di veramente salvare il lavoro di almeno una ventina di famiglie in questo territorio. Abbiamo cercato
abbiamo costituito l'azienda, abbiamo fatto del nostro meglio per portarla avanti, l'abbiamo sviluppata con il nostro lavoro, la nostra creatività e siamo arrivati a questo punto che non è per noi un obiettivo concluso, ma è soltanto una strada per continuare, per fare in modo che questa azienda possa essere sempre migliorata tecnologicamente e umanamente per poter dare lavoro a sempre più persone, soprattutto i giovani, e poter quindi poi passare la proprietà da noi ai nostri figli per il prossimo futuro. Превосходно. Желаю вам удачи в этом. Спасибо большое за то, что уделили мне время. И что пожелаете нашим подписчикам? Spero che questa intervista e questi contenuti siano stati per voi interessanti. Ringrazio tutti quelli che vorranno ascoltarci e arrivederci. A presto. Для тех, кого заинтересовала компания Italstick, в основном это для дистрибьюторов, мы оставим координаты Маринеллы под этим видео, и вы можете напрямую выйти на нее. Насколько вы поняли, человек достаточно открытый, поэтому желаю всем удачи, мира и процветания. И, как обычно, желаю вам изобилия.